noi che ho tipo una parrucca in testa. Vabbè. Comunque il look di oggi è ispirato agli anni 70. In realtà non mi ha ispirato né una foto né una make-up artist, ma sono andata da H&M, così facevo un giro negli stand di H&M e ho trovato nel reparto beauty. Io sarò l'unica make-up artist che trova il reparto beauty di H&M e di Another Stories che sono affiliati praticamente. Trovo il reparto beauty molto valido, cioè ho scoperto questi ombretti che si chiamano High Impact Eye Color. Mi sono innamorata, cioè a parte questi due colori ci sono dei colori stupendi, credo che li prenderò tutti prima o poi, sono economici, non so di preciso quanto costano, vi metto il prezzo nell'info box. E precisamente questo colore qui mi ha ispirato a fare questo make up che vedete. Questo qui, vabbè, gli hanno dato un nome a caso, questo verde qui si chiama Moss It Over. Comunque è un verde che appena l'ho visto ho detto questo è un verde anni 70 perché ha delle sfumature un po' grigie, un po' taupe, è proprio un verde adatto a fare un look anni 70 insieme a questo taupe meraviglioso, in realtà è un marrone taupe che ho trovato sempre in quel reparto. Innanzitutto sono, come potete vedere, pigmentati, si sfumano facilmente e ci sono tantissimi colori che, mi dispiace dirlo, ma in brand anche di make-up io non trovo, per cui ho immediatamente rubato questi colori. Ne ho preso anche un altro che ho usato qui nell'angolo interno, è stupendo, che è questo qui, è un rosa beige, è un po' difficile definire. Se vi piace questo look continuate a guardare il video. Parto subito con le sopracciglia e sperimento, in realtà ho già usato questo metodo altre volte, però qui davanti alla telecamera sto sperimentando per la prima volta, lo sto facendo per la prima volta, che è quello di applicare il sapone alle sopracciglia. È un metodo ripreso dalle drag queen, che usano molto più spesso le drag queen. E quindi con uno spazzolino porto verso su, verso l'alto quanto più possibile le sopracciglia e di solito con la saponetta disciolta con un pochettino d'acqua tiene molto di più, quindi il fissaggio è molto più a lunga tenuta. Poi applico un po' di crema al viso e il balsamo alle labbra per idratare prima di procedere al trucco e infine passo un po' di cipria alle sopracciglia giusto per essere sicura che sia tutto fissato ben bene. Parto col disegnarle, questa volta le farò un pochettino più naturali perché in quel periodo andavano di moda queste sopracciglia quasi spettinate, abbastanza libere e wild, per cui sto cercando di disegnare pelo pelo almeno nella prima metà delle sopracciglia e questo l'ho potuto fare proprio grazie all'utilizzo del sapone che ha reso visibile ogni mio pelo. Applico il primer e un colore nude giusto per aiutarmi poi nella sfumatura dei colori più scuri dopo. Inizio subito con il verde taupe nell'angolo interno dell'occhio sfumando verso l'alto, poi procedo con il marrone taupe nella piega e sfumato un pochino verso l'esterno quasi a punta. Il make-up di oggi è un look ispirato per lo più alla seconda metà degli anni 70, perché comunque dovete sapere che il make-up da decennio a decennio, cioè 50, 60, 70 eccetera, non fa un distacco netto, quindi non è che fino al 69 troviamo un look e dal 70 al giorno dopo di Capodanno troviamo un altro make-up completamente diverso. C'è sempre qualcosa del make-up precedente, delle tendenze precedenti che nel decennio successivo poi viene trasportato, viene inglobato nel look che è in voga, per cui questo qui è quello che va di moda da metà degli anni 70, diciamo l'epoca più o meno delle Charlie's Angels, mentre la prima metà degli anni 70 si trascina ancora per l'influenza di Twiggy e quindi di queste
ciglia super presenti. Dalla metà degli anni 70 in poi ritrovate ciglia naturali, sì, belle, lunghe, folte, curate ma naturali, niente, quasi niente ciglia finte, e così sarà il trend fino all'inizio poi degli anni 80, quando i colori scoppieranno. Qui sto applicando due fondotinta perché appunto la sensazione è di essere quasi abbronzati, per cui ho utilizzato uno più scuro che è il 220 di Maybelline Fit Dewy Finish, che ho usato per lo più in estate quando ero leggermente più colorata, e questo qua nuovo, cioè nel senso che finalmente in Italia è arrivato a settembre, il Make Up Forever HD Stick Foundation, quindi fondotinta stick, che è leggermente più chiaro di quello di Maybelline. Li ho tamponati con la mia solita spugnetta presa da H&M, e con la stessa spugnetta vado anche a tamponare il Laura Mercier Secret Concealer numero 3 agli occhi, e poi ad applicare l'altro correttore di MAC Pro Longwear per dare appunto un'idea un pochettino più illuminata al contouring. Passo al baking, che è una tecnica di cui non posso assolutamente più fare a meno, e poi tampono il resto del viso con un pennello molto grande e con la The Slick cipria di Urban Decay. Scolpisco gli zigomi e questa volta allargo un pochettino di più il contouring, perché appunto l'idea, ricordiamolo sempre, è quello di essere super abbronzati, per cui vado a sfumarlo anche alle tempie e verso l'alto, alla radice proprio dei capelli, a renderlo più scuro. Poi con la spugnetta vado a pulire il contouring agli zigomi, a spazzare via, quindi a sfumare con il pennello dal blush, e poi ad applicare proprio a questo punto il blush nel color nocciola, quindi che va proprio ad amalgamarsi ben bene con il colore del contouring. Spazzo via la cipria al contorno occhi e ridefinisco la palpebra inferiore con un color bronzo preso dalla palette Sequin Ray Luminizing Quad di Another Stories, che è quello più scuro. Con questo stupendo color champagne preso sempre da H&M, finalmente ce l'ho fatta a dargli un nome, quindi è un color champagne, lo applico all'angolo interno degli occhi, però soltanto alla palpebra inferiore, perché alla palpebra superiore abbiamo messo già il verde. Poi prendo una qualsiasi matita bianca e la applico all'interno degli occhi, ed infine vado a colorare anche le ciglia inferiori con il mio solito mascara Lash Excessive di Make Up Forever, che preferisco per le ciglia inferiori proprio perché ha lo scovolino più sottile. Piccola tecnica per evitare di usare il piegaciglia prima e anche dopo il mascara, che io assolutamente sconsiglio di utilizzare, è quello di scaldare proprio le ciglia quando il mascara è ancora fresco con le dita e curvarle verso l'alto, stando così circa 30 secondi. Poi mi racconterete soddisfatte del risultato finale. Non c'è migliore illuminante di quello Mineralize Skin Finish nel colore Soft and Gentle di MAC, che può rappresentare al meglio gli anni 70, per cui lo sto applicando abbondantemente sugli zigomi, anche un po' verso le tempie, e leggermente sfiorata anche la fronte. Infine riprendo il colore Champagne di H&M e lo applico ancora un po' di più alla radice proprio del naso, e poi vado finalmente a occuparmi delle labbra con il lip kit di Kylie Jenner nel colore Malibu, quindi parto dalla matita, coloro e riempio le labbra e passo il rossetto liquido sopra. Se volete vedere un tutorial su come ingrandire le labbra, cosa che ho fatto in questo look, vi linko qui nel box il mio Beauty Flash Tips del martedì. E poi cosa faccio? Per tocco finale vado a illuminare le sopracciglia un pochettino con un brow gel nel colore gold e applico un gloss su tutte le labbra, questo qui di Charlotte Tilbury. Completo il look sciogliendo i capelli e applicando questi orecchini tondi molto in voga in quel periodo, ed il look direi che è decisamente finito. Ecco, copriamo queste mie orecchie rosse, fa caldo nella mia stanza qui al momento. E volevo fare una piccola parentesi in merito al video precedente che ho messo domenica sul canale. Mi sono arrivati tantissimi messaggi privati, non in bacheca, su Facebook, su Instagram, ovunque, e volevo soltanto ringraziarvi
tantissimo per la partecipazione all'argomento, per la condivisione dei miei pensieri. Non mi dilungo oltre, altrimenti inizio a piangere, va bene così, grazie mille ancora, ci vediamo sicuramente al prossimo make up. Ciao!